Salve a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio con WWE 2K24. Siamo arrivati finalmente al momento di Wrestle Dynasty, per view a 5 federazioni: New Japan Pro Wrestling, AEW, WWE, CMLL e Stardom, per regalarvi un grandissimo evento di wrestling con match titolati, sì, scontri tra federazioni, AEW contro WWE, New Japan contro WWE, New Japan contro AEW e così via ragazzi, con una card incredibile che metterà in palio anche titoli mondiali, come avete visto, titoli secondari e titoli ovviamente della New Japan Pro Wrestling. Siamo al Tokyo Dome, quindi sarà uno show proprio completamente giapponese, sebbene ci saranno le presenze speciali, ok, degli scontri che avremo, dei fantastici eventi che potremo vedere solo qui, solo a Wrestle Dynasty. Per questa è una cosa veramente particolare, non l'avevo mai organizzata neanche nelle vecchie Universe Mode che non ho streamato. Quindi vi presento subito questa card che avete già visto: International Women's Cup, Mayu Iwatani, Mercedes Moné, Asuka e Willow Nightingale. Ovviamente a testa qui abbiamo New Japan, AEW, WWE e CMLL per concludere questo match. Poi avremo Will Ospreay, AEW contro Esi Zero del CMLL, Tam Nakano contro Kairi Sane, qui è proprio New Japan contro WWE, Giulia contro Rhea Ripley, il primo match e unico di questa card che presenta AEW contro WWE, Hiroshi Tanahashi, la leggenda giapponese, contro Kenny Omega, e quanti trascorsi ci sono in Giappone tra di loro. Poi avremo titolo femminile IWGP, Io Sky difende la cintura contro Toni Storm, Timeless, l'ex campionessa della All Elite Wrestling, Kazuchika Okada contro Yota Tsuji, LA Knight contro Shinsuke Nakamura, valido per il titolo intercontinentale, Bryan Danielson contro MJF, valido per il titolo international, poi Tetsuya Naito contro Brock Lesnar, match valido per il titolo indiscusso WWE, e il main event assoluto, titolo del mondo dei pesi massimi IWGP in palio, Zack Sabre Jr. difende la sua cintura contro Kota Ibushi. Una card strepitosa, il pay-per-view più lungo che andremo a trasmettere senza ombra di dubbio ragazzi. Ma è ora, basta ciance, è il momento di iniziare questo super evento ragazzi. Quindi match a 4, si apre così lo show con un rappresentante per ogni federazione, ok? Tra parentesi con la New Japan e la Stardom che si rappresenteranno l'un l'altro durante questo evento. Chi vince questo incontro di esibizione vincerà anche la International Women's Cup, proprio una coppa fatta appositamente per premiare chi vincerà qui. E allora ragazzi, siete pronti? Scaldate i motori, allacciatevi le cinture, perché stiamo finalmente per iniziare con Wrestle Dynasty. E iniziamo ragazzuoli. Vedremo qui lo spettacolo del Tokyo Dome. Eccoci qua ragazzi, siamo proprio qui al Tokyo Dome e vediamo entrare la prima contendente, ed è proprio la Icon Stardom, l'icona della Stardom, Mayu Iwatani ragazzi. Making our way to the ring from Yamaguchi, Japan, Ian Tammy Mayu Iwatani, signori, che l'abbiamo vista a Collision. Ovviamente in questi match abbiamo visto un paio di match AEW contro New Japan, esibizioni
sia a Dynamite che a Collision. Mayu Iwatani è stata colei che ha partecipato proprio a Collision, mentre a Dynamite c'è stato Kenny Omega, Cody Rhodes e Darby Allin contro Hiroshi Tanahashi, Yota Tsuchi e Zack Sabre, ok? E eccola qui ragazzi, una delle più amate del Giappone, Mayu Iwatani. Tra l'altro nel momento in cui sto registrando questo video sta uscendo un film proprio sulla sua vita, sulla sua storia, ok? Vedremo come verrà tradotto, in quale lingua, sicuramente in inglese, però vedremo anche le altre. Tuttavia ha finito ora la rappresentante della New Japan e tocca ora al prossimo ingresso ragazzi. Eccola qui, Mercedes Moné, la campionessa mondiale della All Elite Wrestling. Boston, Massachusetts, the All-Star Women's World Champion, Mercedes Moné. E anche lei in questo evento il suo titolo non sarà messo in palio ovviamente in questo match a 4, ma non poteva mancare Mercedes Moné, proprio hanno mandato la campionessa mondiale a rappresentare la All Elite Wrestling qui al Tokyo Dome, qui in Giappone. Alza la cintura, sì. Grande vittoria contro Tony Storm nell'ultimo pay-per-view della All Elite Wrestling, Clash of the Castle, che abbiamo streamato. Se non l'avete visto vi consiglio assolutamente di andarla a recuperare. Intanto si vanta Mercedes. E ora in rappresentanza della WWE abbiamo la Empress of Tomorrow, la giapponese Asuka, nonché nuova campionessa di coppia nell'ultima puntata di SmackDown. Warriors from Osaka, Japan, one half of the Women's Tag Team Champions, Asuka. Sì, hanno battuto proprio Zoe Stark e Shayna Baszler nell'ultima puntata di SmackDown e così abbiamo le Kabuki Warriors qui al Tokyo Dome con le cinture di coppia. Infatti anche Kairi Sane sarà impegnata in un incontro qui a Tokyo. E ora manca solo l'ultimo ingresso, la rappresentante del CMLL, il Consejo Mundial de Lucha Libre, federazione messicana che organizza insieme a WWE, CMLL e New Japan Pro Wrestling questo evento. E eccola qui, Willow Nightingale. New York, Will Nightmare. Una delle wrestler più in vista nel CMLL, Willow Nightingale, ma ora gli ingressi sono finiti signore e signori, possiamo iniziare il primo match di questo Wrestle Dynasty, ripeto, pay per view a 5 federazioni, la prima volta che faccio una cosa del genere anche nelle mie Universe Mode passate che non ho streamato. Grazie alla Community Creation per avermi aiutato e iniziamo. Come vedete il ring è il classico ring giapponese con tanto di colori agli angoli giusti, vari sponsor e tutto il resto. Boh! Che inizio di Willow ragazzi,
Vedremo chi trionferà in questo International Women's Cup dove la federazione è rappresentata da tot atleti. E non sarà l'unico match questo, raga, mi pare ovvio, Qui si entra sul pesante, uno sledgehammer, già sul ring, il candlestick e tutto il resto. È tutto l'ambaradan, che serve. È un bel parapiglia, c'è da dire, come tutti i match a 4, anche peggio, 3 contro 3, sempre un casino mandarli poi bene perché bisogna seguire tutte le varie azioni. Tuttavia direi che Mayu Iwatani e Mercedes Moné per il momento mi sembra che hanno quel piglio in più, ok? Ovviamente per un match a 4, lo sapete, no. Frigio per merito sì anche, ma anche per fortuna, bisogna basta fare uno schienamento e tutti gli altri hanno perso. Grazie, che spettacolo aver organizzato questo evento con tutte queste federazioni che vogliono far sapere che è il migliore, chi rappresentato di più, chi di meno, in base a quanto effettivamente ha contribuito. Sappiamo per esempio che la New Japan Pro Wrestling è la grande organizzatrice principale di questo evento, d'altra parte si tiene in Giappone, vedete, classico ring da evento della New Japan, Tentativo di schieramento, ma Willow Nightingale è lì, è pronta. Tanto rimangono le due giapponesi sul quadrato, Asuka e Mayu Iwatani. Tanto Willow ha colpito fuori dai ring Mercedes con una bella sedia. Sì. Vedremo ragazzi chi sarà la federazione che la spunterà in questo incontro. Il CMLL è quella che ha contribuito meno rispetto alle altre federazioni alla selezione di questo evento, ma ha comunque 2 match gli CMLL che possono vincere. Il primo è questo, tra l'altro, con Willow Nightingale che tutto il Messico è con lei oggi. Ci ha provato Mercedes, ma ma Mayu era lì pronta, bella pronta per fare la differenza, davvero. Mercedes tra 2 fuochi ragazzi, tra Mayu e tra Willow Nightingale.
ci danno dentro le ragazze, giustamente, per aprire un evento di questa portata al meglio. Continua questa bolgia e Willow colpisce Asuka col candlestick. Mamma mia, ce l'ha per tutti Mayu Iwatani. Tra l'altro grande vittoria contro Stephanie Vaquera a Collision in questo match di esibizione, che era un antipastino per Wrestle Dynasty. Le ha lanciato lo sledgehammer in faccia a Willow Nightingale. Asuka corre, colpisce. Prova lo schienamento Willow, ma Mercedes era lì pronta e carica. Asuka, ragazzi, Mercedes ce l'ha per tutte, la prende con la sua mossa di sottomissione, ma era troppo vicino a Willow e a Mayu per provarci, dai, non aveva senso. Attenzione con lo sledgehammer di Triple H, Asuka prende in pieno sia Mayu sia Willow. Con lo schieramento, ma Mercedes era pronta, era lì pronta, stava aspettando giusto solo l'occasione di intervenire. Attenzione qui, attenzione, va a segno, 1, 2, e Mayu c'è, ragazzi, che spettacolo spumeggiante questo opener di Wrestle Dynasty. Tra l'altro la card è impostata alla giapponese, raga, che non è uguale a impostare una card all'americana, ci sono molte differenze. Avrei messo un altro opener se dovevo farla all'americana, ma ho deciso di essere quanto più realistico possibile. Tra l'altro anche il vero evento Wrestle Dynasty, che ora io lo sto programmando ora, ma sto mettendo ora, ma c'è stato, raga, cioè, andatelo a recuperarvelo se non lo sapete. Wrestle Dynasty, al posto della WWE c'era la Ring of Honor e poi i partecipanti, cioè, come federazione sono le solite. Qui provano tutti su Willow, ma non hanno capito che si devono mettere KO nella maniera giusta, perché no? Bulldog.
E arriva anche Asuka. Mercedes ha messo KO tutti. Mist. Scorrettezza incredibile questa. 1, 2. Ma c'è Willow. Che scorrettezza di Asuka con il Mist. Mamma mia, questa mossa sulla sedia di Willow su... no, evita tutto Mayu. Che meccione ragazzi per iniziare, Sì, la cosa è che si stanno tutti addosso, c'è da dire, rispetto a altri Fatal 4-Way che sono molto più... Attenzione! Che mossa questa! Conoscere Asuka, ma tu davvero pensi che Mercedes ti lasci vincere così? Colpisce qui al paletto. Super kick a vuoto. Potrebbe essere una buona occasione, Mamma mia. Con quello che lancia la mazza da baseball in faccia a Mercedes. Attenzione, è l'Asuka Lock, ma Mayu è pronta, è lì pronta, non l'ha vista Asuka, cioè, non l'ha visto Asuka che era pronta lì. Attenzione, prova ora Mayu, ma c'è Mercedes, questa era una bella occasione, era proprio un'occasione bella carica. Attenzione la carica qui. Quello Asuka giustamente non è che si stanno a menare, capito? Che meccione ragazzi, che meccione qui al Tokyo Dome, che inizio di Wrestle Dream, Dynasty scusate, si confonde a volte Wrestle Dream. Powerbomb! Deve essere un buon tentativo, buon momento per lo schienamento, ma Willow Nightingale ha deciso di no. Attenzione, una specie di tre amigos qui. Fantastica Willow Nightingale, aveva la possibilità di rimanere, di chiuderle lì ed è andata a cercare Mercedes fuori da lì che poi ha anche dato una pizza. Bellissimo, cioè. Oh Willow! Willona prova ora! 1, 2, 3! Vince il CMLL con Willow Nightingale che schiena Asuka! E lei la vincitrice dell'International Women's Cup, Willow Nightingale ragazzi, grandissima Willow Nightingale, veramente grandissima Willow, che vittoria ragazzi. E ora andiamo subito al prossimo incontro di questo Wrestle Dynasty. Will Ospreay che rappresenta la All Elite Wrestling contro Cesaro che rappresenta invece il CMLL.
Siamo qui per questo secondo incontro di Wrestle Dynasty qui al Tokyo Dome per un CMLL contro All Elite Wrestling. Ed eccolo qui il campione TNT della AEW, Will Ospreay. Eccolo che questo match non titolato, non valido per il titolo, ricordiamolo, esibizione contro il CMLL. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from England, weighing in at 231 pounds, the All-Star Television Champion, Will Ospreay. Un Will Ospreay che per ciò che riguarda la All Elite Wrestling è rivalità aperta con Cody Rhodes, però qui siamo a Wrestle Dynasty, ragazzi, e sapete, non abbiamo tenuto conto delle rivalità per creare questo evento. Sì, ne abbiamo messe quelle 2, 3 proprio, però su 11 incontri, ragazzi, cioè si vanno a perdere. Il pay-per-view sarà tutto scontri tra atleti che rappresentano federazioni diverse, come ho detto più volte. E eccolo qui! Weighing in at 207 pounds. Lui è El Cicero e rappresenta il Consejo Mundial de Lucha Libre. Chissà se per El Cicero andrà bene, esattamente come Willow Nightingale che rappresentando il CMLL ha vinto il match d'apertura, l'International Women's Cup, creata appositamente per questo evento, per questo Wrestle Dynasty. Tuttavia vedremo ora se invece sarà la All Elite a trionfare in questo match di esibizione qui al Tokyo Dome. Inizia l'incontro, raga. Will Ospreay, The Assassin Will contro El Cicero. È iniziato bene El Cicero, ma ora attenzione a Ospreay. Attenzione. È pronto a volare Ospreay, l'avevo visto bene. Wow, che spettacolo, ragazzi! Che spettacolo Will Ospreay! This is awesome, dice il pubblico, fa bene. Bene, però il Cicero è pronto, è un messicano. Che ripeto, sarà anche scarsa la partecipazione del CMLL qui, però intanto ha vinto il primo incontro e comunque abbiamo questo, che mossa di Ospreay! Apprezza il pubblico giapponese, in gran parte il pubblico giapponese. Bel German suplex qui, in difficoltà il messicano.
Attenzione, scambio di cortesie ora al centro del quadrato tra i due atleti. Ricordiamolo, questo è un match di esibizione AEW contro CMLL. Bella cioppona, si banda Will Ospreay, attenzione, è pronta per la lama celata in onore ad Assassin's Creed, The Hidden Blade, e va a segno la Hidden Blade, potrebbe essere finita, porta al centro del quadrato, prova lo schieramento qui, attenzione, 1, 2, per un niente, e Cesaro si è salvato, attenzione sul paletto, Ospreay pronta a volare, come solo lui sa fare, no, a vuoto, va a vuoto, lanciato contro le barricate, qui sono, diciamo, di ferro rispetto a, in America ormai siamo abituati a un altro tipo di copertura. In America, mentre in Europa ancora ovviamente va parecchio, ma anche in Messico c'è da dire, ma sapete l'America è sempre un po' più avanti, ok? Tante volte, poi vabbè, si parla di America, io parlo di AEW e WWE, che sono le due federazioni più importanti d'America, quindi insomma abbiamo anche un certo livello, ecco. Comunque Cesaro, attenzione, sta provando a manipolare il braccio, sulla schiena, poi alla fine va a ricadere Cesaro, calcione, attenzione, vola Ospreay, ma come va a vuoto qui, calcione ancora, attenzione Ospreay sulla terza corda, vola, moonsault a vuoto, arbitro inizia a contare, tra parentesi questo lo dico proprio, mamma come vola il Cesaro, luchador spettacolare, esa lucha, ricordiamo un match non valido per il titolo TNT detenuto da Will Ospreay questo. Bell'incontro, se ancora colpisce Cesaro, se ne va, questa è una STF letale qui, ma Ospreay si libera, è pericolosa la STF di Cesaro, se ne lo carica qui, contro le corde va a sbattere, poi back suplex, no, Cesaro ce la fa, evita tutto, ma anche Ospreay, serie di gomitate all'addome, che mossa questa, potrebbe essere finita per Cesaro, no, c'è ancora il messicano che non si arrende, bel match ragazzi. Che mossa spettacolare, ma il Cesaro si è scansato, prova a reagire il messicano, attenzione, lo prende, lo solleva ma va a vuoto, la mossa finale di Cesaro,
E... European Uppercut invertito. Attenzione, lo prende. Lo incastra lì. Lo colpisce. Ma il Cicero c'è. Non è facile questo incontro. Attenzione, comeback di Cicero. Oh, Power Slam. Tentativo di schieramento per il Cicero. 1, 2. No. C'è Will Ospreay. C'è il campione TNT della All Elite Wrestling. Se ne vola. Springboard dropkick sanguinante. Attenzione qui. Presa. Attenzione Cicero, prova a volare. Attenzione, lo aspetta al varco. Ecco, no, pensavo che volava, ma ha sbagliato qui la mossa Cicero, doveva volare, ha preferito rientrare e si è beccato la mossa finale di Ospreay. Scelta discutibilissima di Cicero. 1, 2 e 3. Vince Will Ospreay. Vince la All Elite Wrestling contro il CMLL. Here is your winner, Will Ospreay. Vittoria di Will Ospreay. Contro Cicero. Se nella prima ha vinto il CMLL, nella seconda ha vinto la All Elite Wrestling. Ragazzi, 2 match che già abbiano fatto capire la portata di questo evento. Andiamo al prossimo incontro, ragazzi. Un altro match esibizione New Japan, Tam Nakano contro Kairi Sane, WWE. E eccola qui, Tam Nakano. Making her way to the ring from Yokohama, Japan, Tama Gattuso. Tam Nakano, ragazzi, una delle wrestler più famose nella Stardom, che ricordiamolo, Stardom e New Japan si rappresenteranno a vicenda, proprio perché d'altra parte fanno parte della solita proprietà. Quindi anche la Stardom ha partecipato, però diciamo è stata la New Japan che ci ha messo l'organizzazione e tutto il resto. Però ricordiamoci, ragazzi, 5 federazioni e c'è appunto la Stardom. Sempre col sorriso Tam Nakano, lo sappiamo. Col suo spirito Tam Nakano, chiaramente. E ora l'ingresso di una delle campionesse di coppia WWE. Abbiamo visto Asuka nel primo incontro, ovvero Kairi Sane in rappresentanza della WWE. Representing the Kabuki Warriors from Yamaguchi, Japan, one half of the Women's Tag Team Champions, Kairi Sane! E Kairi Sane
Match tutto al femminile, questo ovviamente, cioè il secondo match che vedremo. Questa è stata un'aggiunta mia particolare perché per chi non lo sa, la New Japan Pro Wrestling non è che poi sia proprio così, cioè non ha neanche una divisione femminile, appunto c'è la Stardom, nonostante hanno un titolo mondiale femminile, attenzione, vabbè. E anche nel vero Wrestling Dynasty ci sono stati giusto un paio di incontri, tra cui uno, anche lì l'International Women's Cup, sempre a 4, sempre con 4 federazioni diverse per rappresentare. Io però ho voluto metterci qualche incontro in più, dai, perché se no qui dobbiamo rappresentare il wrestling femminile anche se stiamo in un evento della New Japan, che sembra una cosa banale, ma non lo è. Tuttavia ragazzi, iniziamo l'incontro. Tam Nakano che rappresenta la New Japan contro Kairi Sane che rappresenta la WWE. Springboard dropkick di Tam Nakano. Oh, bell'inizio ragazzi, Prova a manipolare Tam Nakano. Vediamo, Kairi Sane viene da 2 settimane veramente devastanti, Nella prima, soprattutto il primo risultato, ha sconfitto Charlotte Flair a SmackDown in un match pazzesco. E poi è diventato campione di coppia proprio insieme a Asuka nell'ultima puntata di SmackDown, questa qui. Tanto Tam porta Kairi Sane verso le corde. Ma Kairi è bella in palla oggi, Ricordiamo un match di esibizione New Japan Pro Wrestling vs All Wrestling Entertainment. Oggi, in questo match qui. Kairi Sane colpisce con questa ginocchiata al volto Tam Nakano. Kairi Sane è pronto per un Insane Elbow. No, 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 no. La fa alzare, si lancia, come la colpisce. Sembrava quasi un Insane Elbow, ma no. Semplicemente una flying cross line. Kairi se la giobba, se la diverte bella. E guardate qui che volo. Ha battuta Tam, però si è schiantata un attimino anche Kairi, È una Tam che durante l'incontro mi pare abbastanza in difficoltà contro Kairi Sane, che come ho detto in questo periodo va proprio come le schioppettate. Neckbreaker qui. Ragazzi, gli sta facendo un mazzo tanto, Kairi. Tam non pensava sicuramente a questo tipo di attacchi da parte di Sane, a questo tipo di match, però Kairi è davvero superlativa per ora, anche se adesso le sta buscando. Comeback, vedete anche questo, ed è andato a vuoto, qui questo l'avevo già visto, era un comeback tentato. Headbutt piena. Ora Tam porta Kairi al paletto. Oh, colpo alla gamba, molto doloroso. Attenzione qui, la prende con una powerbomb.
Questa è la strada che deve percorrere Tam se vuole sperare di vincere, perché qui il match era non via senso unico ma quasi. Adesso invece Tam sta colpendo Kairi, stanno un po' invertendo i ruoli. Attenzione qui, ma evita Kairi Sane con una bella gomitata in faccia. E poi Rage Whip contro niente. Non ha fatto la grafica che si è andata a impattare contro i cretoni d'acciaio. L'arbitro qui conta, dice a Kairi di rientrare sul ring. Attenzione, la prende, sbatte contro il paletto, poi serie di colpi. C'è stata in grossa difficoltà Kairi Sane adesso. Vola ma evita Kairi e poi gomitata in faccia. Scusate, ginocchiata. Ginocchiata in faccia. Respinta ora. Oh, che colpo qua. Attenzione, calcioni qui di Tam Nakano. Piano piano ha saputo reagire Tam, e il vantaggio, direi che il vantaggio che aveva Kairi è stato azzerato, direi proprio di sì. Lanciata ora, l'arbitro conta 6, attenzione, si vanta Tam. Kairi si deve rialzare in piedi in fretta, se no qui la faccenda è brutta, 8. Attenzione Tam Nakano, no, attenzione, e finisce per conteggio fuori. Finale deludente, vince però Tam Nakano. Vince Tam Nakano per conteggio fuori questo incontro, quindi vince la New Japan Pro Wrestling. Primo momento abbiamo avuto una vittoria a testa per federazioni, CMLL, AEW, New Japan Pro Wrestling. Manca alla WWE la vittoria. E andiamo ora al prossimo incontro. Giulia, la italo-giapponese che rappresenterà la AEW, contro Rhea Ripley che rappresenta la WWE. Quindi questo è l'unico incontro AEW contro WWE. Poi tutti gli altri, diciamo, sono... Effettivamente sì, nel fare la card ho visto questa cosa, ma AEW contro WWE è una cosa che posso far vedere, sì, una, forse ne potevo far vedere un'altra, però ci sono tutte queste federazioni in mezzo, quindi bisognava creare una giusta... Poi la WWE è anche l'unica federazione che però ha 2 match esclusivi della WWE, per esempio. Per cui... Ok, iniziamo ragazzi, Giulia contro Rhea Ripley, la mami. Ed eccola qui ragazzi. Fumo, luce viola, rosso. Ed eccola qui Giulia, ex campionessa TBS. Penso il titolo proprio AEW Clash at the Castle, che se non l'avete visto vi consiglio di andare a recuperare, trovate tutto un playlist di WWE 2K24 ovviamente sul mio canale. E eccola Giulia ragazzi, di fronte al suo pubblico, sebbene non rappresenta la New Japan Pro Wrestling ma rappresenta la All Elite Wrestling, vuole portare a casa una vittoria in quello che secondo me sarà un dream match proprio contro Rhea Ripley ragazzi. Cioè direi che sarà davvero un grande incontro signori. Giulia ha finito il suo ingresso, ora tocca all'avversaria di Giulia, This is My Brutality, rappresentando il Judgment Day, la mami Rhea Ripley.
representing the Judgment Day, from Adelaide, Australia, Rhea Ripley. Grandissima presenza quella della mamma di Rhea Ripley qui al Tokyo Dome. Ci aspetterà un grande incontro, ragazzi. Sarà queste due rappresentanti della AEW e della WWE, le due federazioni che noi portiamo nelle nostre puntate della mia Universe Mode qui su WWE 2K24, perché, ok, per chi mi segue ora solo da questo video e scopre ora tipo la mia serie di episodi sulla piattaforma rossa, ovviamente sul mio canale, deve sapere che io porto WWE e AEW, ecco. Le altre federazioni non le porto, le altre federazioni che stanno contribuendo a questo spettacolo, però ho fatto, diciamo, scaricato tutta una serie di cose nella community creation. Non a caso il main event è New Japan, c'è il titolo IWGP dei pesi massimi in palio. Comunque non è il momento del main event, ma è il momento di Giulia contro Rhea Ripley, AEW contro WWE. È un bell'inizio, abbastanza paritario, direi, proprio quello che volevo da un match come questo. Ora è Rhea che colpisce. Serie di pugni, la brutalità, lo dice anche la canzone d'ingresso di Rhea Ripley, This is my brutality. E ora sta corcando Giulia per bene, buttata fuori dal quadrato. Rhea però gli è subito addosso. Ma ecco, Giulia l'ha fa cadere. Ora tocca a lei a infierire sulla Mami, su Rhea Ripley. The Judgment Day. Judgment Day, che tra l'altro nell'ultima puntata di SmackDown è diventato più leggero, cioè nel senso che gli manca una cintura. Infatti Finn Balor ha perso il titolo a Raw, scusate, non a SmackDown. Ha perso il titolo degli Stati Uniti contro Powerhouse Hobbs. E ora nel Judgment Day rimangono le cinture di coppia, Finn Balor e Damian Priest, che era appunto detto campione prima, Però le altre cinture non ci sono. La stessa Rhea Ripley non è campionessa, come sapete. Però lasciamo stare Judgment Day e concentriamoci su questo grande incontro, perché l'inizio direi decisamente all'altezza, con una Rhea Ripley però che mi sembra leggermente sopra. Però insomma sapete, il wrestling fa anche in fretta a cambiare molto rapidamente. Infatti guardate serie di testate, ma Rhea la respinge Giulia, ex Stardom tra l'altro. Giulia prima di passare in All Elite Wrestling, una delle federazioni che stanno diciamo presentando questo Presley Dynasty qui al Tokyo Dome. Prova qui, ma no, niente da fare, no. Solo uno, mi sarei aspettato almeno un conteggio di 2. Però. Che ginocchiata di Giulia. Questo match di esibizione AEW contro WWE. Attenzione, una electric chair, no, ma Giulia colpisce. Serie di pugni. Poi attenzione, una Northern Light Bomb evitata e ribaltata in un back suplex di Rhea Ripley. Ha fatto bene, meno male, perché quella è una delle mosse più devastanti di Giulia, la sua Northern Light Bomb.
Rhea Ripley durante tutto l'incontro, la maggior parte dell'incontro, ha usato la tecnica di inserire più che altro alla zona della schiena di Giulia, e ha fatto bene, perché dovesse mettere a segno una Riptide sarebbe molto più devastante. Contro un nome Giulia servono delle cose del genere, perché cioè, vedete, in Elite Wrestling è diventata una delle più forti. Attenzione, sta mossa di sottomissione, ma Rhea Ripley in pochissimo tempo, e altra mossa sulla schiena di Giulia. Calcione che vi avevo detto, ragazzi, è la sua tecnica oggi. Calcione in testa ora, ancora serie di calci brutali. Qui ha un bel vantaggio lì adesso. Serie di calci ora sulla schiena ancora. Attenzione, Giulia contrattacca. Oh, attenzione, questo è un comeback, ragazzi, comeback di Giulia a segno. E ora Giulia vorrà provare, vediamo un po', vorrà provare una Northern Light Bomb per la seconda volta, ma si libera Rhea. Attenzione, attenzione, un electric chair invertita. Questo è uno dei colpi devastanti di Rhea Ripley. E ora forse... No, a vuoto, stava provando una Riptide. È colpo del KO questo di Giulia. Attenzione, che sequenza. 1, 2. E no, c'è Rhea Ripley. Un colpo da KO quello lì di Giulia su Rhea Ripley, ma non è stato da KO. Attenzione, Giulia prende la rincorsa. Ora la carica, ma gomitata di Rhea Ripley. Ancora la prende, attenzione, la solleva. Oh, la schiantata. Prova ora lo schieramento di Rhea Ripley. 1, 2, 3. 3. Vince Rhea Ripley. Vince il primo match la WWE in rappresentanza in questo evento. Mi aspettavo la finale con una Riptide, ma così non è stato. Vittoria di Rhea Ripley qui al Tokyo Dome, sconfitta Giulia. E Mami always on top, come dice la sua catchphrase. Rhea Ripley, bella vittoria. Mi aspettavo però qualcosa di più, lo posso dire. È stato un bel match, però mi aspettavo qualcosa di più, visto proprio le due atlete. Ma adesso andiamo ad un altro match di esibizione, ragazzi. Stavolta è New Japan contro AEW. Hiroshi Tanahashi contro Kenny Omega. Oh, nel momento abbiamo avuto praticamente una vittoria. Cioè nel primo match abbiamo avuto una vittoria per il CMLL, nel secondo una vittoria per la All Elite Wrestling, nel terzo incontro una vittoria per la New Japan, e nel quarto abbiamo avuto una vittoria per la WWE con Rhea Ripley, che ha battuto Giulia nell'unico match AEW contro WWE della serata. Vedremo adesso questo incontro tra Hiroshi Tanahashi, leggenda della New Japan Pro Wrestling, e Kenny Omega del Cleaner, ovviamente a rappresentare la AEW. E ecco qui Hiroshi Tanahashi, making his way to the ring from Tokyo, Japan, weighing in at 242 pounds. The Ace Hiroshi Tanahashi, leggenda della New Japan Pro Wrestling. Ovviamente ormai ha un'età, si sa,
ma comunque è sempre un nome di rappresentanza altissima per ciò che riguarda tutto il wrestling giapponese, tutto il puro resu. Ora vado un attimo in bagno, ragazzi, durante l'ingresso di Tanahashi, arrivo subito. And his opponent, from Winnipeg, Manitoba, Canada, weighing in at 218 pounds, Kenny Omega! Rieccomi ragazzi, rientro con Kenny Omega, signori, rappresentanza dell'AEW. Kenny Omega e Hiroshi Tanahashi si sono sfidati nell'ultima puntata di Dynamite in un match 3 contro 3, antipasto di questo Wrestling Dynasty, un match 3 contro 3 che hanno vinto il team AEW, che era composto da Kenny Omega, Cody Rhodes e Darby Allin, mentre dall'altra parte c'era appunto Hiroshi Tanahashi, Yota Tsuji e campione mondiale dei pesi massimi IWGP Zack Sabre Jr. E ora inizia l'incontro, parte subito forte Kenny Omega. Oh. Che powerbomb, di Kenny Omega su Tanahashi. Fuori dal ring dove fa più male, lo sapete, io lo dico sempre quando... Dragon Rana di Kenny Omega che sta suonando Tanahashi proprio in maniera abbastanza clamorosa, mi pare. Adesso Tanahashi per la prima volta prende in mano le redini nell'incontro, o almeno ci prova. Attenzione, serie di schiaffoni. Dropkick. Attenzione, lo prende. Beh, snap suplex. Ora è il momento di Tanahashi, è il suo turno. No, Kenny Omega, serie di gomitate. Mi sa che è finito subito il momento di Hiroshi Tanahashi. E German Super schienamento a ponte. Solo due. Si rialza in piedi Tanahashi, però Kenny Omega lo sta legnando di brutto. Guardate, fa il driver. Non sa come rispondere Tanahashi. Attenzione, Kenny Omega è pronto, attenzione, fa il bang, è pronto per una V-trigger.
e vuole anche finire con una mossa finale, la sua, ma Tanahashi dice no, Tanahashi dice no. Se lo prende Dragon Screw e poi altro colpo alla gamba. Kenny Omega colpisce agli arti. Hiroshi Tanahashi, attenzione Tanahashi, sale sul paletto, attenzione Tanahashi, la frog splash. 1, 2, no, Kenny c'è, Kenny dice no, ma ora è un buon momento di Tanahashi. Attenzione, evita qui però. Oh, bella roba. Attenzione, vuole caricare una mossa finale Kenny Omega. Lo carica, attenzione, lo prende e lo schianta. Potrebbe essere finita ragazzi. 1, 2, no, c'è ancora Hiroshi Tanahashi. Colpisce Tanahashi. Ragazzi, è stato, all'inizio ha subito molto l'iniziativa di Kenny Omega, ma poi nel tempo il buon vecchio Tanahashi sta cercando di azzerare il vantaggio, non manca tanto, avere il vantaggio per ciò che riguarda i danni. Sale sul paletto Tanahashi, fa alzare Kenny Omega, dice alzati amico, si lancia per un crossbody. Grande momento di difficoltà per Kenny Omega. Oh, la Carrana. È tornato il cleaner, no, calcione. Attenzione, tentativo di comeback. Sì, completamente a segno. Oh. Attenzione. Wow, Tanahashi. So, classica mossa questa. Ma evita Kenny Omega. Attenzione, lo prende per un Tiger Driver. No. Evita Tanahashi, lo abbatte con la crossline. Hiroshi Tanahashi. Colpisce. Che match che è diventato ragazzi, questo nel corso del tempo, Poi non è che lo è diventato ora perché l'ho detto, ma non pensiero così per storia di chop qui. Attenzione Tanahashi. Prova la sua mossa finale dal paletto, ancora la frog splash, 2 frog splash a segno per Tanahashi. 1, 2, 3. Hiroshi Tanahashi sconfigge Kenny Omega. Here is your winner, the Ace. Grande vittoria di Tanahashi. 2 vittorie per la New Japan Pro Wrestling, Tam Nakano su Kairi Sane e Tanahashi su Kenny Omega, ragazzi. Grande vittoria di Hiroshi Tanahashi. L'AEW ha vinto solo con Will Ospreay, praticamente, poi insieme a lei, sì. Già. Quindi diciamo... Andiamo avanti signori, questo è proprio un incontro speciale perché sì un match è AEW contro New Japan Pro Wrestling di Oskai che rappresenta anche la Stardom, l'abbiamo fatto all'inizio di questo discorso, ma ci sarà in palio il titolo IWGP femminile.
Io Sky difenderà la sua cintura contro Tony Storm della AEW, ragazzi. Questo sarà l'unico match dove verrà messo in palio un titolo della New Japan, non contro un wrestler della New Japan, ma contro uno rivale. Ci aspettiamo un grande incontro tra l'ex campionessa della All Elite Wrestling mondiale, Tony Storm, che ha perso il titolo proprio di recente a Clash at the Castle dopo un regno lunghissimo, un regno dominante, mettiamola così, dove vinceva sempre tutti gli scontri non titolati, poi arrivava al match valido per il titolo, lo vinceva anche quello, difendeva e andava avanti così. Però ha perso contro Mercedes Moné, l'ex Sasha Banks. Quindi primo titolo messo in palio in questo Wrestle Dynasty. Diventa bianco e nero e quando succede questo significa solo una cosa, che entra la diva anni 50, Timeless Tony Storm, come dicevo prima, ex campionessa mondiale della AEW, una grande veterina questa, grandi ospiti internazionali presenti qui, lo sapete, Tony Storm. È questo, ragazzi. La neozelandese Tony Storm. Tra l'altro primo match questo per lei da Clash at the Castle. Quindi sono passate 2 settimane in game da Clash at the Castle. E adesso torna qui, dopo aver perso il titolo ci stava una pausa per Tony Storm, è stato sempre presente nelle puntate, ora toccherà a Mercedes Moné portare avanti, che già è in rivalità con Ronda Rousey, lo sapete, ma lasciamo perdere Dynamite Collision, perché qui siamo a Wrestle Dynasty, signori, cioè non... Ed ecco qui l'ingresso della campionessa IWGP che rappresenta la New Japan e quindi la Stardom, ma anche Io Sky. Eccola, campionessa IWGP. Io Sky, the genius of the Sky, grande atleta della Stardom, quindi andiamo a vedere se la New Japan andrà e salirà, perché l'ho detto prima, sono rappresentate, salirà a 3 vittorie, vedremo, oppure se sarà l'AEW a salire a 2 in questo ipotetico AEW contro questo ipotetico tabellone dell'AEW, WWE, New Japan e CMLL, insomma. Il pubblico di casa è per Io Sky e per la campionessa IWGP. La grafica ci ricorda che questo match è valido per il titolo mondiale Stardom. In realtà il titolo mondiale è New Japan, quello lì. Lo so, è un po' incasinata sta faccenda sta del New Japan. Ragazzi, ci aspetta un gran matchone, ve lo dico io. Alza la cintura al cielo l'arbitro e il match valido per il titolo femminile IWGP può iniziare. Timeless Tony Storm contro Io Sky, The Genius of the Sky. Inizia subito forte Io Sky.
Attenzione Tony, pronto a volare, aspetta che si rialza, sì, il momento è quello giusto e va! This is awesome, dice il pubblico. Una sbattuta bella qui Io Sky, ginocchiata ora da parte del campionessa IWGP. Colpisce questa ginocchiata. Tony Storm però si è ripreso, attenzione. Cartone subito al volto. In difficoltà ora la giapponese Io Sky. Colpisce qui Io Sky. Oh, drop kick basso. Calcione. Bel momento di Io Sky. Ginocchiata anche. Cappotto di Storm. Prova ad andare verso il paletto, rialzarsi con l'aiuto delle corde. Chiaramente Io Sky è lì pronta. Attenzione, che mossa questa, una tarantola di Io Sky. Fantastica la tarantola. Mi ricorda molto Tajiri, wrestler giapponese, ve lo ricordate? Mamma mia ragazzi, ma ora Tony prova a rientrare in partita. Sto dicendo mamma mia perché che momento di Io Sky ha avuto davvero, aveva iniziato così e così. Ora però tocca a Tony Storm in rappresentanza della All Elite Wrestling. Tornado DDT. Guardiamo Io Sky ovviamente per la Stardom barra New Japan, visto che comunque il titolo è della New Japan, se ne prende e la lancia via. È tornata Io Sky a martellare come un fabbro. Attenzione, sale qui sul paletto Io Sky. Double Axe Handle mentre Tony si stava rialzando. Prova lo schieramento ora, solo uno. Rotola fuori dal ring, Io Sky riprende un po' di fiato, ma non sa che Tony Storm è già lì pronta. Ancora prima era uscita dal quadrato, ancora prima di Io Sky. Calcione ora però. Colpa alle braccia qui. Attenzione, la prende, Spinebuster.
E ora Tony sbatte con la testa. Poi la ring. Oh, l'arbitro è arrivato a 6, Ricordiamo che se finisce così la campionessa mantiene la cintura, sì, anche se però i due ora sono sul quadrato. L'altro Spinebuster di Io Sky. Attenzione, la rialza. Attenzione, serie di calcioni. Attenzione, ora prova la Genius of the Sky con il suo moonsault. Eccola la sua mossa finale. Forse è finita, ragazzi. 1, 2. Oh, Io Sky disperata, ma Toni Storm c'è ancora. Attenzione, la prende Huracanrana. Bel match, ragazzi. Attenzione, un comeback di Toni Storm. Sì. E come se c'è il comeback. Crossline. Attenzione, tornado di DT su Io Sky. E ora Tony vuol provare una Storm Zero, lo so. Eccola lì. Ce l'ha. Storm Zero. Potrebbe essere finita, ragazzi. Potremmo avere una nuova campionessa IWGP. 1, 2, no, Io Sky c'è ancora, ragazzi, non è morta la campionessa. Attenzione, Toni Storm prende con un ankle lock in memoria di Kurt Angle e cede Io Sky. Toni Storm è la nuova campionessa femminile IWGP. Here's your winner, and new International Wrestling Grand Prix Women's Champion, Toni Storm. Sarà contento Tony Khan per questa vittoria. Toni Storm si porta in All Elite Wrestling il titolo IWGP, ragazzi. Incredibile davvero. Ma Toni Storm ce l'ha fatta. Quindi l'AEW sale a 2. Ok, raggiunge la New Japan Pro Wrestling. E ora abbiamo un altro match. All Elite Wrestling, Kazuchika Okada contro Yota Tsuji della New Japan Pro Wrestling. Altro match esibizione. Questo è un match proprio, siamo arrivati proprio alla pari, nei due, perché per l'AEW ha vinto Will Ospreay e Toni Storm, che tra l'altro è diventata campionessa IWGP. Cioè, sarà molto contento Tony Khan, il presidente della All Elite Wrestling. E però per la New Japan hanno vinto Tam Nakano e Hiroshi Tanahashi, quindi adesso vedremo chi la spunterà in avanti, E eccolo qui, l'ex campione mondiale della All Elite Wrestling, Weighing in at 232 pounds, Kazuchika Okada, che tra l'altro ha perso il titolo proprio nell'ultimo pay-per-view che abbiamo trasmesso, Clash at the Castle. Anche lui non si è più visto, cioè per quelle 2 settimane, proprio come Toni Storm. Questo è il primo match dalla sua sconfitta, la sua perdita del titolo, contro Swerve Strickland. E poteva mancare uno come Okada in questo evento? Ovviamente no. Quindi eccolo qui Okada a rappresentare la All Elite Wrestling, 2 volte campione della All Elite Wrestling nella nostra Universe Mod. Prima volta contro Cody Rhodes a WrestleMania nella notte 1, il main event in un Hell in a Cell. La volta dopo invece ha vinto l'Elimination Chamber di EW Loud, 2 eventi che se non l'avete fatto vi consiglio di andare a recuperare, soprattutto in playlist del mio canale rosso. Proprio qui
ovviamente gli atleti si WWE cercano più fuori insieme a tutti gli altri episodi numerati. Eccolo qui Yota Tsuji. Yota Tsuji è qui in rappresentanza della New Japan Pro Wrestling. Lui era nel match a Dynamite, quello che abbiamo fatto vedere di antipasto, il 3 contro 3 Team EW contro Team New Japan. Ho deciso più che altro di farli presentare, di fare questi due match d'antipasto nei due show della EW più che altro, perché comunque alla fine l'EW un po' di più rispetto alla WWE contribuisce, ma più o meno alla pari, cioè fa un po' di match in più. Alla WWE però ha due match titolati, solo WWE, infatti ci sarà il titolo intercontinentale tra LA Knight e Shinsuke Nakamura e Tetsuya Naito contro Brock Lesnar questa sera qui a Wrestle Dynasty. Tanto Yota Tsuji è pronto contro un avversario che conosce molto bene. Sappiamo il passato di Okada nella New Japan Pro Wrestling. Si riaffrontano i due qui a Wrestle Dynasty. Ed eccoci qua. Inizia subito Okada con questa DDT. Inizia subito forte Okada, che vuole vincere perché insomma perdere un titolo mondiale come ha perso lui a Clash of the Castle. Attacca Yota, fa bene perché insomma gli ha dato delle belle bombe Okada per il momento. Guardate in che forma Kazuchika Okada. No, solo uno. È un uomo Yota Tsuji, va accorcato molto di più ai ragazzi. Cioè. Back sulle pro ring di Yota Tsuji. Molto amico Yota Tsuji Tetsuya Naito, che siamo una coppia, squadra anzi, insieme a Hiromu. L'arbitro conteggia, intanto Okada se ne fotte, continua a colpire Yota Tsuji. Ma l'arbitro lo sta più contando? Ah, ok, siamo a 5. Yota ne sta buscando parecchie, c'è da dire, però attenzione che lui è un gran talento furio, Yota Tsuji. Okada però sembra di un altro pianeta. Attenzione qui, ha evitato una Rainmaker. Si sono evitate due mosse a vicenda, perché Yota Tsuji ha evitato la Rainmaker e poi Okada subito ha evitato un tentativo di spear di Yota Tsuji. Continua qui a colpire
è stato un bel momento effettivamente, una doppia schivata di mossa finale. Respinge qui contro il paletto. Va a vuoto. Okada. Attenzione, lo prende, lo solleva. Schiantato. Yota Tsuji. Tentativo di schieramento. 1, 2. No. C'è ancora Yota. Prova a rialzarsi. Okada è lì pronto, però lo colpisce. Attenzione, sbaglia mossa. Tsuji. Attenzione, un comeback. Sì, è proprio uno scenario comeback. Eccolo qua. Finisce al paletto. Attenzione, lo carica. Se lo mette lì. Attenzione a Yota Tsuji. Cosa vuole fare? Attenzione, una Spanish Fly dal paletto. Che mossa di Yota Tsuji. 1, 2. No, c'è Okada. Che mossa di Yota. Attenzione, colpisce. Volato fuori dal ring con questa ginocchiata per stare sul paletto. Yota si rialza. Okada si lancia Yota, Hurricanrana volante. Riparte il conteggio perché Yota Tsuji è entrato. Evita qui però. Cartone di Okada. Prende. Grande match tra Yota Tsuji e Okada. Backbreaker in stile Randy Orton questa. Una bella senton qui. Attenzione, lo prende qui. L'arbitro intanto sta contando, Lo prende, una powerbomb, ma no, evita tutto Okada. Attenzione, ginocchiata in pieno volto. L'arbitro è a 6. L'arbitro è a 6. Scusatemi ragazzi, le cuffie mi erano andate. Scusatemi. Mi si erano staccate le cuffie. Attenzione, Okada alla Rainmaker a segno. Dovrebbe essere finita ragazzi. 1, 2 e... non finisce qui questo incontro. Che match. Yota Tsuji prova a rialzarsi. Che match ragazzi tra Okada e Yota Tsuji. Spear di Yota, potrebbe essere finita ragazzi. 1, 2. Ancora non finisce questo incontro. Che perla ragazzi. Yota Tsuji contro Okada. Vola, ma no, Okada evita tutto. Con il colpo al braccio, dolorosissima questa per Yota.
Six. Aspettate ragazzi, scusatemi, ma questo match, ok, non può finire per conteggio fuori. Questo match non può finire assolutamente per conteggio fuori, ragazzi. Siete d'accordo, no? Yotatsushi fa la spia sull'arbitro, incredibile. Thompson di Okada. Yotatsushi ha fatto la spia sull'arbitro, ragazzi. Meraviglioso. Ha sbagliato, voleva farla giocata, l'arbitro era in mezzo, ha colpito prima l'arbitro. Bellissimo. Continua a colpire, che meccione ragazzi, da antologia. Yotatsushi contro Okada. Attenzione, Rainmaker, e questa volta è finita ragazzi. 1, 2, 3, vince Kazuchika Okada questo grandissimo match qui a Wrestle Dynasty. Here is your winner. Che meccione ragazzi, posso dirvi, forse è il mio preferito questo tra Okada e Yotatsushi per il momento. Fatemi sapere ne pensate nei commenti, ovviamente, ma questo è il mio preferito per il momento. Che pay per view ragazzi che stiamo trasmettendo, una cosa più unica e rara nella nostra Universe Mode, questo pay per view speciale. Vittoria di Okada, dell'ex campione della All Elite Wrestling, quindi l'AEW sale ora con 3 vittorie, Will Ospreay, Tony Storm e Okada. E ora andiamo ad un altro match titolato. Questo è una delle rivalità che non l'abbiamo costruito, le rivalità questo pay per view lo sapete, ma l'abbiamo fatta a forza di match una federazione contro l'altra. Però c'è stato qualche match, questo, e poi ci sarà anche non il main event, ci sarà anche l'altro match tra Naito e Brock Lesnar ragazzi. Qui titolo intercontinentale in palio, LA Knight difende la sua cintura contro Shinsuke Nakamura, titolo intercontinentale WWE ovviamente. The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Intercontinental Championship. Titolo intercontinentale, sono titoli, come si fa a non metterli in un evento come questo? Infatti c'è anche il titolo international, Empire MJF contro Bryan Danielson, cioè non ve lo dimenticate anche questo, questi sono stati i match delle rivalità, i due della WWE che ho detto ora, cioè questo e Knight contro Lesnar. E poi per la All Elite Wrestling c'è MJF contro Bryan Danielson. Intanto LNIT è arrivato qui il campione intercontinentale WWE, ragazzi. Grandi botte a SmackDown tra lui e Nakamura, ma adesso abbiamo lo scontro finale. Questo era un match che dovevamo fare inizialmente su Survivor Series, poi quando abbiamo pensato di fare questa cosa qui abbiamo detto sai cosa? Ma meglio se lo mettiamo qua per aggiungere altra ciccia a questo evento. E arriva ora un eroe di casa ragazzi, anche se qui vabbè, eroe di casa, siamo in Giappone quindi questo discorso non andrebbe fatto, però Shinsuke Nakamura ragazzi, eccolo qui, accolto dai fischi perché comunque grande heel ai suoi tempi in Giappone. Nakamura
Entrata sempre ovviamente scenografica, quella di Shinsuke Nakamura, che è pronto, vuole diventare campione intercontinentale. Insomma, qui in Giappone, in quanto giapponese, grande emozione, Più che pronto Shinsuke Nakamura. Ecco la grafica che ci ricorda che questo titolo è valido per il titolo intercontinentale della WWE. LA Knight, il campione, difende dall'assalto di Shinsuke Nakamura. From Kyoto, Japan, weighing in at 220 pounds, Shinsuke Nakamura. And his opponent from Los Angeles, California, weighing in at 241 pounds, the WWE Intercontinental Champion, LA Knight. Match WWE contro WWE, come ho detto anche prima, questa era una delle storie che si doveva portare su Survivor Series. Lo specifico per chi ha iniziato a seguire la mia Universe Mode da questo video, perché chiaramente con tutte queste federazioni, tutta questa gente mischiata che nella realtà magari sta nella WWE o nelle W, è bene specificarlo, però sì, questo è Nakamura, è un wrestler WWE, ovviamente, che uno si può anche confondere, ripeto, se non lo segue, è iniziato ora. Secondo me andate belle, a SmackDown hanno fatto un match non valido per il titolo, proprio l'ultimo prima di questo Wrestling Dynasty, e ha vinto Nakamura. Però l'importante è vincere questo incontro, ragazzi, e quindi vediamo LA Knight che per il momento no, Nakamura per il momento mi sembra un inizio abbastanza equilibrato, mosse e contromosse, ci sta, certo forse io ho sbagliato nella posizione, questa è l'unica volta che lo posso dire, forse ho sbagliato nella posizione del match tra Okada e Tsuji, perché forse doveva essere messo dopo questo incontro qua, perché diciamo nella mentalità giapponese con dell'organizzazione di questi eventi è un crescendo, prima ve lo dicevo, è differente la posizione della CAD in Giappone rispetto che in America, abbiamo il grande opener, ok, poi abbiamo gli altri match e poi c'è il main event, mentre il New Japan deve essere in crescendo. Credo di averlo fatto abbastanza bene, ma forse era meglio, anzi probabilmente era meglio mettere Okada, non perché non credo che ci sia un bel match da vedere, ma perché difficilmente potranno superare il livello di Okada e Tsuji? Boh, non lo so, io me lo auguro. Tanto vado in bagno con questa LA Knight che sta piccando forte Shinsuke Nakamura.
Eccomi raga, eccomi, ve l'avevo detto, ero andato in bagno e mi sembra che per i danni che si stanno facendo mi è arrivato abbastanza alla pari questo incontro, ma vediamo qui questo match valido per il titolo intercontinentale esclusivo WWE, dopo ne vedremo anche un altro esclusivo WWE e uno esclusivo AEW, poi tutti gli altri. E ovviamente ci sarà quello esclusivo della New Japan che andrà a chiudere questo evento, il main event valido per il titolo IWGP dei pesi massimi tra Zack Sabre Jr., il campione, e Kota Ibushi. Intanto colpisce tosto qui, ma Nakamura c'è ragazzi. Oh, bell'incontro comunque, nel senso, meno male, dai, forse non l'ho fatto così male, visto c'era anche tutto un palio. Come è uscito Nakamura da questa culla? Per fortuna dai, non è finita con una culla, sarebbe stata un po' un finale beffa. Sezione uppercut, European. Ora lo prende, presa alla gamba di LA Knight. Soffre Nakamura. Attenzione, lo prende con la sua mossa finale. BFT di LA Knight 2. Per un niente, 2,99. Proprio per un niente. Non è finito questo incontro. Nakamura ragazzi non vuole essere battuto, non qui in Giappone e non in un match valido per il titolo intercontinentale. LA Knight però ragazzi non è campione per caso. Attenzione, Nakamura sale ora sul paletto, attenzione, si prepara, colpisce con questa Kinshasa volante, potrebbe essere finita ragazzi. 1, 2, no, LA Knight c'è ancora e Nakamura è impassibile, allora dice ti continua a colpire finché non ti rialzi più. LA Knight ora sta per crollare e infatti cade alla fine fuori dal quadrato. Nakamura sul paletto, qui potrebbe essere finita ragazzi, colpo da KO questo, e 3, vince Shinsuke Nakamura, è il nuovo campione intercontinentale WWE. Here's your winner and new WWE Intercontinental Champion, Shinsuke Nakamura. Finisce il regno di LA Knight, inizia quello di Shinsuke Nakamura qui in Giappone al Tokyo Dome. Ragazzi, gran match comunque, non come Okada Tsuji, ma gran match. Andiamo ora al match valido per il titolo International. MJF difende dall'assalto di Bryan Danielson, match questo esclusivo della All Elite Wrestling, come quello precedente tra LA Knight e Nakamura, che ha visto un nuovo campione intercontinentale, proprio Shinsuke Nakamura,
E qui abbiamo un grande regno di Maxwell Jacob Friedman, MJF, un regno che è ad adesso il più lungo della mia Universe Mode da quando abbiamo iniziato a streamare, perché lui l'ha vinta a WrestleMania, che è stato il nostro primo pay-per-view, e da lì non ha finito. Non ha mai perso la cintura, l'ha anche difesa in un match a 4 nell'ultimo pay-per-view ai W Clash at the Castle. Ora, noi abbiamo iniziato a streamare, cioè non abbiamo fatto neanche un anno nella nostra stagione sportiva, quindi tanto per farvi un po', per dare un'idea a chi non mi segue fino all'inizio nella mia carriera qui, cioè nella mia Universe Mode. Però ragazzi, c'è di tutto rispetto. Siamo quasi arrivati, perché in WWE per esempio dopo Survivor Series c'è la Rumble, l'Elimination Chamber e poi abbiamo WrestleMania, 8-1 e 2 nella mia Universe. WrestleMania è incrociata tra AEW e WWE. Comunque iniziamo questo incontro, ragazzi. Bryan Danielson contro MJF. All-Star International Championship. Che spettacolo, ragazzi, questo Wrestling Dynasty, cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. Ora per il momento sono in live, poi quando pubblicherò il video sulla piattaforma rossa, veramente che è il mio canale principale, vedrete poi, insomma mi direte. E intanto eccolo qui, l'American Dragon, Bryan Danielson, ex campione mondiale della All Elite Wrestling, ha perso la cintura nell'Elimination Chamber di AEW Out. L'evento presentava 2 Elimination Chamber, una maschile e una femminile. Una tappa della grande storia, rivalità contro John Moxley anche, che poi è andata a finire proprio nell'ultimo review che aveva trasmesso della All Elite Wrestling, Clash at the Castle, con la vittoria di John Moxley. Quindi Danielson ha perso nell'Hell in a Cell contro Moxley, il loro scontro finale. Però è stata la rivalità più bella che abbiamo portato, la più lunga, la più intricata anche, sì, ha dato vita anche a una nuova stable, il nuovo Shield, appunto Moxley, insieme a Claudio Castagnoli e Pac. Tra l'altro questi due sono anche stati campioni di coppia in All Elite Wrestling. Tuttavia Danielson è entrato ed è ora il momento del campione international. I due se ne sono dati davvero una fracassata in appena 2 settimane. Tra Dynamite, Collision, insomma, per ciò che riguarda la All Elite Wrestling. Questo era un incontro che avevo pensato di fare anche questo nel pay per view della All Elite, però alla fine ho detto qui ci sta di brutto, visto che ho messo Gianna Nakamura e le Knight, mettiamo anche questo. Sì, un meccione che ci vuole. E eccolo qui MJF, campione international, il secondo titolo più importante della All Elite Wrestling, subito dietro il titolo mondiale. E ecco MJF, è pronto, chissà, continuerà il suo regno del terrore? Lui che ha preso e portato in ostaggio la cintura international? Oppure avremo un nuovo campione international, Bryan Danielson? La cintura che sicuramente grazie a MJF è diventata estremamente prestigiosa, proprio veramente appena dietro è il campione mondiale. E se dovesse finire con Ahmed Danielson andrebbe a mantenere questo grande prestigio forse come nessun altro, visti i trascorsi di Danielson in federazione. Ecco qui la grafica, si ricorda che questo match è valido per il titolo international. Introducing the challenger from Aberdeen, Washington, weighing in at 210 pounds, Bryan Danielson. Prontissimo l'American Dragon.
And his opponent from Long Island, New York, weighing in at 228 pounds, the All-Star International Champion, MJF. L'arbitro fa vedere la cintura a Danielson e la alza al cielo. È tutto pronto ragazzi per questo match MJF contro Danielson. Bell'inizio tra i due ragazzi. L'arbitro intanto è arrivato a 5 raga. Questa l'ha presa proprio piena contro il paletto. L'arbitro è 6 raga. Qui bisogna rientrare dentro il ring, altrimenti ricordiamolo, mantiene il titolo MJF. Attenzione, preso sul braccio, MJF vuole invalidare la famosa mossa di sottomissione di Danielson, quella che tante vittime ha procurato prima, durante e dopo il suo regno da campione mondiale della All Elite Wrestling. Danielson colpisce qui, è rientrato proprio per dargli un calcione. No, aspetta, sale sul paletto. Che inizio di match ragazzi tra Danielson e MJF. Per la seconda volta Danielson finisce contro il paletto di testa e stavolta sanguina. Handicap non da poco in un match contro MJF questo. MJF si torna tranquillamente sul quadrato, dispone ora a suo piacimento di Danielson. Appena detto crossline, ma calcione in faccia anche qui. Che presa qui, la terribile presa di Danielson, e tante vittime ha mietuto, ma MJF si sta liberando e si libera MJF. Colpisce qui.
Attenzione, colpo ancora. Che presa qui al braccio. Bel colpo qui di Danielson. Attenzione. Bel match comunque ragazzi, cioè, se ne stanno dando di santa ragione MJF e Danielson, come si poteva immaginare. Back suplex sull'apron ring. Roba questa, Attenzione, lo prende con questo German suplex. Triplo German suplex qui, Fuori dal ring dove fa più male, signori. Mamma mia. Attenzione, Danielson. Si riprende subito, anche se è parecchio stunnato, sanguinante. Ma MJF si ribalta, l'Irish Whip. Si rialza Danielson, però la freccia di Danielson. 1, 2, no, MJF dice no. Attenzione, Danielson dal paletto, prova a saltare. Oh, calcione in faccia qui. Prova lo schienamento, così MJF. 1, 2, no, Danielson c'è. Qui match ragazzi, qui al Tokyo Dome a Wrestle Dynasty, match combinato tra evento combinato tra New Japan Pro Wrestling, WWE, AEW, CMLL e Stardom. Questo però è un match esclusivo AEW vs AEW. Questo match qui, attenzione, prende, colpisce MJF, lo prende, Northern Light Suplex. Attenzione qui, no, serie di gomitate, che meccione ragazzi. Backbreaker di MJF, lo prende, lo solleva, questa presa di sottoposizione. Attenzione, 1, 2, 3. MJF è ancora una volta campione international, sconfitto Bryan Danielson. All-Star International Champion MJF. Mamma mia, regno veramente incredibile, sconfitto anche Bryan Danielson. E ragazzi, qui MJF ormai ha battuto tutti, ha battuto veramente tutti. Cioè, ma è l'ultima cosa che gli rimane a MJF è andare per il titolo mondiale della Elite Wrestling, perché qui ha battuto veramente tutti, ha battuto. E adesso è il momento di andare avanti, perché adesso c'è match valido per il titolo indiscusso WWE. Tetsuya Naito, il campione, difende dall'assalto di The Beast, Brock Lesnar. Il titolo mondiale della Elite Wrestling non è in palio stasera qui a Wrestle Dynasty, ma quello della WWC, il titolo più importante della federazione, specialmente qui a Wrestle Dynasty, un match speciale con Naito, ragazzi. I due hanno dei trascorsi, hanno continuato, diciamo, a scontrarsi. Nell'ultimo incontro, cioè nell'ultima puntata di Raw, di Monday Night Raw, Naito è arrivato alle spalle di Brock Lesnar a fine match, fine dell'incontro di Brock Lesnar, l'ha saltato col candlestick. E ora ragazzi però è arrivato il momento della resa dei conti.
The following contest is scheduled for one fall and is for the undisputed WWE Universal Championship. E eccolo qui il campione WWE indiscusso, Tetsuya Naito. Ragazzi, grande match ci aspetta qui. Che ne pensate di questo evento? È stato il grande evento che avevo promesso? Fatemi sapere nel caso. Io mi sono molto divertito a commentarlo e abbiamo ancora due grandi match, perché questo e poi abbiamo il match per il titolo IWGP, che sarà il main event, il titolo IWGP mondiale dei pesi massimi, con Zack Sabre e Kota Ibushi che andranno a chiudere lo show. Intanto eccolo qui però il nostro Naito, che alza la cintura. Ricordiamo, lui è l'uomo che ha terminato il regno di Roman Reigns. Nella mia Universe Mode andava avanti praticamente ancora prima che iniziava a trasmetterla la mia Universe Mode. Ecco, era già campione, è stato campione 1 anno e 5 mesi. E a SummerSlam andate a vederlo anche quell'evento, se non l'avete visto vi consiglio, trovate tutto un playlist di WWE 2K24. E è proprio a SummerSlam, in un Hell in a Cell, Tetsuya Naito è riuscito a battere Roman Reigns, il Trouble Shift, e diventare campione. Intanto però eccolo qui la bestia Brock Lesnar, è qui ragazzi. Che occasione incredibile per lui, potrebbe diventare campione indiscusso WWE, ma per farlo dovrà battere un campione come Naito. E per chi non ha visto 2 puntate di Raw fa, in un match non titolato, Naito ha battuto Brock Lesnar e ha anche trionfato in un match 3 contro 3 dove faceva parte ovviamente Brock Lesnar dall'altra parte. E poi quella sarà la storia per gli War Games, le Survivor Series che ci saranno, sarà il prossimo pay per view della WWE. Sì, questo match probabilmente era più avanti, però con questa occasione che c'è stata, questa cosa mi è venuta in mente così di Wrestle Dynasty, ho detto facciamolo adesso. Brock Lesnar è pronto, signori. Ora tocca a Mike Rome annunciare i contendenti, con la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo più importante qui, cioè più importante della WWE. Lo sto facendo qui, ma qui siamo in un altro evento, ragazzi. From Minneapolis, Minnesota, weighing in at 295 pounds, the Beast, Brock Lesnar. Brock Lesnar è qui, The Beast. And his opponent from Tokyo, Japan, weighing in at 225 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, Ted Nate. Tetsuya Naito fa vedere la sua cintura. E ragazzi, siamo arrivati al dunque. Un match valido per il titolo più importante della WWE tra Naito e Brock Lesnar può iniziare ora.
Ha iniziato forte il campione Naito su Brock. German Suplex, che inizio di Naito, che sta dominando Brock Lesnar, cosa assolutamente non semplice. Ora però Brock, attenzione, lo lancia fuori dal ring, già in piedi Naito. Mi aspettavo un altro tipo di offensiva sinceramente da parte di Brock. Prova lo schienamento dopo questo neckbreaker. Già due, qui. Perché Brock non sta reagendo assolutamente, cioè proprio male Brock Lesnar in questo momento, Come l'ha battuto, ragazzi, che condizione che è Naito. D'altra parte, ragazzi, ve l'ho detto, per aver terminato il regno di Roman Reigns, cioè, però Brock è Brock, ragazzi, quindi come sbatte qui contro le transenne. L'arbitro intanto conta. Prova Naito. Attenzione, Barag, mossa molto anni 80, un po' all'André the Giant e al Hogan, non è questa mossa qui. Knight si libera, attenzione, lo prende con una sleeper hold e si libera anche Brock. Contro l'arbitro, Brock deve... ma è molto lento oggi, ragazzi, sembra. Snap suplex, intanto fuori dal ring. Fa malissimo questa. Attenzione, lo prende. Testa piena contro le barricate d'acciaio. E Naito sanguine. Se ne lo prende ancora Brock Lesnar con la sua potenza. Sale, tanto si vanta Naito, sta avendo in tutta calma, tanto finisce per conteggio fuori e mantiene la cintura, quindi lanciato ancora Brock e lo rilancia dentro il ring. Sta macinando Brock. Suplex City, questo è il German Suplex. Ora Brock scatenato, una powerbomb, lo prende ancora Brock, sì, sta rimontando lo svantaggio. Attenzione, lo prende però, Northern Light Bomb, dal niente Naito, 1, 2, no, c'è Brock. Ma un rischio, gran rischio per Brock Lesnar questo.
attenzione, sale sul paletto Naito, poi c'è Moonsault, Corkscrew, e ora va per lo schieramento, 1, 2, no, Brock c'è, si dispera Naito. Serie di ginocchiate sulla fronte ferita di Naito che finisce fuori dal quadrato. Il lo prende, lo sbatte con questa powerbomb fuori dal ring. Micidiale Brock Lesnar, anche la colpite, back suplex anche. Prova ora a svitargli il collo. Si è lanciato fuori dal ring. Non possiamo far finire questo incontro così, lo sapete? Ok. L'incontro deve finire per bene. Sbattuto contro i gradoni Naito. Calcione qui, lo prende, no, evita tutto Naito, si rialza in piedi Brock, non lo prende, lo sbatte contro il paletto, colpito ancora Naito, no, niente da fare, batte, colpo, sì. Pugno qui di Brock. Che match, Attenzione, lo lancia. Che risposta qui di Brock. Sale sul paletto ora. Non comune vedere Brock dal paletto. E si lancia con uno shoulder block volante. Poi serie di pugni ancora di Brock. Eccolo. Sono colpi da MMA, da UFC. Lanciato? No. Ginocchiata prima, ma si rimette subito in piedi Naito. Ragazzi, sono distrutti, Lo colpisce. Comeback qui, Atomic Drop. E body slam. Prova lo schieramento ora. 1, 2. No, c'è ancora Brock. Naito dice solo 2. Sei sicuro arbitro? E l'arbitro dice sì. Momento di grossa difficoltà per Brock. Poi sale ora sul paletto. Attenzione, no, sta provando a caricare una Destino in corsa, eccolo, e va a segno con la sua Destino. 1, 2, no, Brock c'è ancora. Che match ragazzi, stanno mettendo su questi due. Se lo prende, no, evita qui. Attenzione, lo carica, forse una F5. No, Naito evita, attenzione, serie di gomitate. Lo colpisce così. Attenzione.
batte con la testa. Attenzione, tornado di DT a segno qui. Sale ora sul paletto, attenzione, potrebbe essere il momento finale dell'incontro. Corkscrew Moonsault. Potrebbe essere finita, ragazzi. 1, 2, 3. Vince Tetsuya Naito ed è ancora lui il campione indiscusso WWE. Here is your winner, and still the undisputed WWE Universal Champion, Ted Nate. Tetsuya Naito batte Brock Lesnar, The Beast mantiene la cintura qui a Wrestle Dynasty al Tokyo Dome. Grande vittoria di Naito, ragazzi. E Brock Lesnar ha perso la sua possibilità di diventare campione. E ora manca solo il main event di questo Wrestle Dynasty al Tokyo Dome. Eccolo qua, ragazzi. Titolo mondiale dei pesi massimi IWGP. Kota Ibushi contro Zack Sabre Jr., che è il campione e che difenderà la cintura in questo main event, ragazzi, di Wrestle Dynasty. Giustamente ha affidato il titolo alla New Japan, che come ho detto ha realizzato l'evento in grossa parte, insieme ovviamente agli altri, ma quindi c'è anche il logo infatti della New Japan. Siamo pronti al main event. Is scheduled for one fall and is for the International Grand Prix World Heavyweight Championship. Eccolo qui lo sfidante Kota Ibushi. Carichissimo Kota, è pronto a diventare campione dell'IWGP, ma per farlo bisogna battere Zack Sabre Jr., che abbiamo già visto in azione nel match aperitivo a Dynamite, il 3 contro 3 Team IW contro Team New Japan. Ed eccolo qui il campione mondiale IWGP dei pesi massimi, Zack Sabre Jr. Entra l'inglese il massimo campione della New Japan Pro Wrestling, ora tocca a Mike Rome annunciare i contendenti. Introducing the challenger from Japan, weighing in at 206 pounds.
Kota Ibushi è prontissimo, ragazzi. And his opponent from England, weighing in at 211 pounds, the International Grand Prix World Heavyweight Champion, Zack Saban Jr. Siamo pronti, ragazzi, per l'inizio di questo main event. L'arbitro alza la cintura al cielo. E il main event di Wrestling Dynasty può iniziare. Inizia subito forte Zack Sabre Jr. Stava provando a volare Kota, ma Zack Sabre l'ha preso. Come l'ha fatto cadere, ragazzi? Moonsault, bello con lo springboard. Colpito qui. Lo prende con questa presa. Se ne vola. Fa cadere qui e poi gli sale sopra. Serie di gomitate. Bush lo prende ora. Ancora. State al volto. Zack Sabre dice no amico, si fa cadere. E poi moonsault, standing moonsault. Se ne lo prende. Ma Zack Sabre, serie di pugni. Se ne lo prende ancora. Zack Sabre lo fa cadere sul volto. Poi lo strozza. Scorrettezzina qui di Zack Sabre. È infiammato. L'inglese dice no, ma in realtà poi è stato come. Sale sul paletto. Sabre va, ginocchiata in caduta dal paletto. Prova lo schienamento. Niente da fare. Ibushi c'è. Attenzione, una delle sue prese di sottomissione. Niente. Che contromossa di Ibushi. Attenzione, Zack Sabre lo prende ancora. Oh, che mossa qui. 1, 2, 3. Zack Sabre Jr. vince ed è ancora campione mondiale dei pesi massimi ad WGP. International Grand Prix World
grande vittoria per Zack Sabre Jr. E abbiamo finito anche il main event di questo speciale pay per view a 5 federazioni Wrestle Dynasty. Allora ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti di questo pay per view speciale che abbiamo visto. Secondo me è stato davvero un bel pay per view, ok? Il mio match preferito personalmente è questo, Okada contro Yota Tsuji. Per me questo è stato proprio il match preferito personalmente. Poi nel caso fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate nei commenti. Il main event per me è stato un deludente, più che altro perché non è durato tantissimo rispetto a quello che mi aspettavo, perché comunque i valori erano abbastanza alti. Mi aspettavo un match molto ma molto più lungo questo, e infatti era anche uno dei motivi, oltre al fatto che motivi di rappresentanza New Japan, ok, in questo coso, però mi aspettavo molto molto di più in questo match valido per il titolo IWGP. Però d'altra parte lo sapete, cioè, non possano venire fuori sempre tutti i grandi matchoni, però per il mio questo è stato un grande evento della mia Universe Mode qui su WWE 2K24. Fatemi sapere voi cosa diciamo ne pensate appunto di tutto l'evento che è stato questo Wrestle Dynasty tra New Japan Pro Wrestling, All Elite Wrestling, WWE, CMLL, e poi ovviamente c'è stata la rappresentanza della Stardom e tutto il resto, ok? Quindi fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate di questo evento. Noi ci vediamo alla prossima con un altro episodio della mia Universe Mode di WWE 2K24.